Ciao ragazzi, oggi vi spiego i 5 livelli della scala blues, 5 livelli che dovete assolutamente sapere. Ciao, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e il mio profondo desiderio è aiutarvi a imparare la chitarra e soprattutto ad improvvisare. Molti di voi avranno sicuramente provato ad improvvisare un assolo utilizzando la famosissima scala pentatonica, la scala che utilizzano tutti quanti, ma se vi limitate solo a quella scala vi perdete tantissime cose. Oggi voglio parlare infatti della scala blues e dei 5 livelli di questa scala che vi permetteranno di sbloccare il vostro potenziale con l'improvvisazione. Sono 5 qualità di questa scala che vi aiuteranno a migliorare nell'improvvisazione e vi daranno tante ore di divertimento con lo strumento. E non fatevi trarre in inganno dal nome, questa scala infatti può essere utilizzata in tantissimi altri generi, non solo blues. E mi raccomando, seguitemi fino alla fine perché soltanto dopo aver visto tutto il video avrete la giusta visione d'insieme. Ma incominciamo con il primo livello. Tutti quanti conoscono la scala pentatonica, la scala formata da 5 note, e sicuramente conoscerete il primo schema che adesso suonerò in tonalità di Mi minore. Le note di questo schema sono Mi, Sol, La, Si e Re. E poi vengono ripetute nuovamente Mi, Sol, La, Si, Re e di nuovo Mi e Sol. La scala blues è identica a una pentatonica minore, soltanto ha in più la quinta bemolle, la cosiddetta blue note. Eccola, ce l'abbiamo al primo tasto della quinta corda e poi al terzo tasto della terza corda. Sebbene la blue note sembri suonata, in realtà è perfetta su un accordo minore in un contesto, diciamo, rock blues. Proviamo adesso su un altro accordo, ad esempio l'accordo di La minore. Ripeteremo lo stesso schema. Come vedete sta molto bene. E questo ci dimostra che è possibile utilizzare la scala blues su qualsiasi accordo minore. Ma andiamo subito al secondo livello. La scala blues è perfetta anche su un accordo di settima di dominante, un accordo maggiore che crea tensione. Proviamola proprio sull'accordo di La settima. Come vedete suona molto bene. Quindi ora sapete che è possibile utilizzare la scala blues anche su un accordo di settima di dominante, un accordo tipico del blues. Ed è proprio chiamata scala blues perché si sposa benissimo su un giro blues, il classico giro blues di 12 battute. Sentiamolo! Nel terzo livello abbiamo capito che la scala blues può essere utilizzata tranquillamente su qualsiasi giro blues, il classico giro di 12 battute. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, mi raccomando, cliccate mi piace, doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale. Nel quarto livello capiamo che esiste una variante della scala blues, tra virgolette, minore, ed è chiamata scala blues maggiore. E se noi abbiamo ad esempio l'accordo di La maggiore, possiamo suonare la scala blues maggiore
possiamo avere questa sensazione di allegria, di ariosità, proprio tipica del maggiore. La diteggiatura è esattamente la stessa, basta spostare lo schema 3 tasti indietro. Quindi se stiamo sulla scala blues minore di La, 1, 2, 3, partiremo sempre come riferimento con la tonica La. Ovviamente possiamo riportare questo schema anche su altri accordi maggiori. Prendiamo ad esempio l'accordo di Sol maggiore. Qui abbiamo la nota Sol, la nota di riferimento di questo schema blues maggiore, e applichiamolo. E qui la domanda sorge spontanea: è lo stesso identico schema della scala blues minore che abbiamo visto all'inizio del video nel livello 1? E avete proprio ragione, è lo stesso identico schema, solo che se io lo suono su un accordo di Mi minore, avrà un sapore, diciamo, cupo, triste. Se lo suono invece sull'accordo di Sol maggiore, il sapore è sicuramente molto più allegro e solare. Ecco quindi che nel livello numero 4 sappiamo che la scala blues può essere applicata sia su un accordo minore sia su un accordo maggiore. E questa sonorità è perfetta non solo nel blues ma anche nel pop, nel rock, nel country. Basta non abusarne, un po' come le serie TV che vi impediscono di studiare la chitarra. Basta con queste serie TV! Ma la particolarità adesso è che la Blue Note non è più la quinta bemolle dell'accordo minore, ma diventa la terza minore dell'accordo maggiore. Ad esempio, sul Mi minore, la nota, la Blue Note, era la quinta bemolle, il Si bemolle. Sul Sol maggiore, questo Si bemolle diventa la terza minore dell'accordo di Sol maggiore. E questo è molto importante soprattutto in un contesto di improvvisazione, perché il passaggio da terza minore a terza maggiore dà quel caratteristico sapore bluseggiante al vostro fraseggio che male non fa. Sentiamo proprio un esempio in tonalità questa volta di La. Suoneremo la scala blues maggiore di La. E notate come proprio la Blue Note ci guidi nel passaggio dalla terza minore alla terza maggiore. Sentite? Ma attenzione che la cosa più interessante arriva adesso con l'ultimo livello. E dopo averlo visto andate a scaricare 8 video gratuiti sull'improvvisazione blues, vi lascio il link in descrizione. Il livello 5 lo applicheremo direttamente all'improvvisazione su un giro blues. Sappiamo tutti che il blues è formato da primo, quarto e quinto grado. Abbiamo visto come la scala blues minore può essere utilizzata su tutto il giro blues senza possibilità di errori, ma il trucco adesso è utilizzare la scala blues maggiore sul primo grado. Quindi andremo a utilizzare la scala blues maggiore di La sulla settima e sul re settima andremo a utilizzare la scala blues minore di La. C'è un ulteriore livello per arricchire i vostri assoli e utilizzare la scala blues in maniera molto più creativa. Se volete che ve ne parli in un prossimo video lasciatemi un commento qui sotto che non leggerò, ma un indizio ve lo lascio qui sopra. Ciao ragazzi e buona musica!